come possiamo approfondire tutte le possibilità che ci dà la Hoff Bergman senza fare una serie lunga 40 puntate? Provo a portarvi in una giornata tipo all'interno di questa mappa per vedere quasi tutte le possibilità che ci vengono offerte. E lo facciamo qui su Farming Simulator MATLAB, il canale di YouTube dove facciamo conti, studiamo algoritmi e quanto di più interessante si può fare qui nella Hoff Bergman, dove ci sono davvero tante produzioni particolari, tante cose da vedere e tanti conti da fare. Eccoci quindi nella mappa. L'abbiamo già fatto un primo giro della mappa dove abbiamo visto un po' tutte le caratteristiche. Questo per esempio è l'orto, una caratteristica unica della mappa. Più avanti c'è la macelleria, l'area del vino. Oggi vedremo più o meno tutto all'interno della nostra giornata tipo. Sono le 9:33, ho messo il tempo ad 1 di marzo all'interno del gioco e andremo avanti così, facendo proprio i movimenti senza fare particolarmente tagli. Al limite, se ci sono cose che non tornano, fermo la live, però poi il tempo riparte da dove ci siamo interrotti. E quindi niente, seguitemi. Potrebbe essere forse un po' lungo per chi vuole saltare, metterò i capitoli, quindi anche i trasferimenti. Se non vuole saltare basta che skippa al capitolo successivo e si trova direttamente nel vivo del gioco, perché ci saranno tanti piccoli momenti da seguire all'interno di questa mappa. Non l'ho fatto vedere all'inizio della partita, però ci sono alcune mod. Oltre alla mappa, che ricordo è disponibile sul sito esterno del creatore di Farmer Andy, trovate il link in descrizione, però poi ho inserito altre mappe, altre mod importanti, poche per la verità, tutte dal mod hub. La prima è la Store Delivery, perché questa mappa ha una serie di piccole cose. Pensate ad esempio a questo carrellino da attaccare alla bicicletta, che poi portarlo dal negozio alla farm è una cosa lunga. Non c'è un carrello elevatore in negozio che consente in qualche modo di metterlo su un pianale, quindi la Store Delivery secondo me è importante. L'altra cosa importante è un nastro, il Meridian TL1239AL, che è del tutto uguale al nastro che c'è di base nel gioco, solo che questa versione modificata consente di aspirare tutto, e questo vedremo è importante per alcune cose previste all'interno della mappa, che ricordo in versione 1.0 non è ancora uscita la Precision Farming. Farmer Andy ha detto che la aggiornerà la sua mappa, la Hoff Bergman, subito dopo l'uscita della Precision Farming, quindi potrebbero esserci delle modifiche che magari risolvono alcuni piccoli problemini, ma la mappa è perfettamente giocabile. Inoltre mi piace usare un'altra mod, il Lizard 4TT, che è questo piccolo carrellino che ha le sponde abbassabili, che poi chiaramente si possono alzare e ci sono i nastri comunque, dove è possibile caricare tutte le cose manuali che poi vedremo nel corso della mappa, che non richiedono la superforza perché sono piccole cassette, però per appoggiarle da qualche parte o anche per portarle a vendere o trasferirle all'interno della farm, un piccolo carrellino come questo è utile. È vero che ci sono altri mezzi in farm che consentono di farlo, adesso non ho qui il Fend, adesso poi dopo lo vedremo, però questo può essere particolarmente utile, costa anche poco. Va però abbinato con un'altra mod che è la Trailer Axle Blocker, Blocker. Che cosa fa? Blocca la ralla, perché questo sarebbe un carrello sonorallato e siccome deve muoversi in spazi molto piccoli è bene che sia preciso nei movimenti, e quindi bloccare l'asse anteriore è importante per poterlo muovere con facilità, soprattutto a marcia indietro. Queste allora sono le mod. E adesso andiamo, prima di cominciare il lavoro in farm nella nostra giornata, sono le 9:36, andiamo nell'area di pesca e nell'area di vino che ho comprato. Ci vuole 650.000 euro, mi pare, forse ho preso un appunto qua, 620.000 euro per comprare queste due aree. Soprattutto l'area di vino è molto costosa, l'area di pesca in realtà mi sembra 80, non troppo. Abbiamo due modi per andarci. Allora, dobbiamo trasportare dei barili che ci serviranno per il vino. Sarebbe molto carino andare in ape, mi ricorda quella che aveva il mio nonno contadino con la quale andavamo al mercato, però siccome vogliamo anche trasportare un po' di cippato e un po' di mangime per pesci che abbiamo appunto fatto arrivare qui in farm grazie alla Store Delivery, useremo questo mezzo, un Carraro che va anche particolarmente piano. Apriamo la porta della farm della Hoff Bergman e dirigiamoci verso l'area di pesca.
Adesso faremo un viaggio, anche perché secondo me è anche bello vedere questa mappa, però per chi volesse, lo dicevo prima, si può facilmente skippare questa parte e andare al capitolo dove ci troviamo direttamente nell'area di pesca. Però per chi vuole possiamo fare questo viaggio insieme, non sarà particolarmente lungo, per vedere un po' anche l'effetto della mappa. Più in fondo vedete la chiesa, qui passiamo attraverso una vegetazione. Francamente a me sembra la mappa molto bella, ben studiata su i vari livelli, le colline che ci sono, i vari negozi. Il centro storico è piccolo, però tutto sommato carino. L'effetto nebbia di Farming Simulator 25 è suggestivo, anche se siamo a marzo, 9:40, magari potrebbe essere più secco. Qui c'è il distributore, poi di fianco vedete la chiesa con il cimitero, qualche casa. Proseguiamo sempre, anzi controlliamo prima la mappa per vedere di non sbagliarci, perché non si andrà molto in giro in questa mappa. Vedete, l'area di pesca è questa qua, pardon, è questa qua su, si arriva, si passa prima dall'area del vino in realtà, ok. Questo è il negozio con ancora qualche casetta, ci sono pochi punti vendita, quindi ci troveremo sempre a viaggiare sui soliti. Questo qua davanti è il magazzino diciamo il general store della mappa, quindi qua si vende praticamente quasi tutto. Non c'è molto spazio per piazzare proprie produzioni, però magari prendendo qualche campo questo potrebbe essere possibile, costruirsi proprio punti vendita. Questo è un altro punto dove si possono comprare i materiali da costruzione, ma lo vedremo dopo. Adesso andiamo verso la zona di pesca, la zona del vino, e poi da lì raggiungiamo la zona di pesca. Poi per gli altri spostamenti che faremo useremo chiaramente il viaggio rapido. Ripeto, qui stiamo facendo il giro della mappa così in introduzione, chi vuole può comunque skippare al capitolo successivo dove saremo già arrivati al punto. C'è più nebbia vicino al fiume, giustamente, al ruscelletto che passa in mezzo dell'Hofbergman. Vedete a destra sul Carraro stiamo trasportando cippato e mangime per pesci, oltre che un barile che qua adesso non viene segnato. Il cippato ci serve per usare l'affumicatoio che useremo dopo che avremo pescato il pesce necessario. Il mangime per pesci invece ci serve per tenere sempre popolato il nostro stagnetto artificiale, dove possiamo appunto far crescere i pesci per poi dopo pescarli. Ci vuole un po' di tempo da quando si butta giù il mangime a quando effettivamente si riesce a pescare, ci vuole qualche mese. Quindi una delle prime cose da fare, se volete comprare quell'area, è portarci appunto il mangime e poi lasciarla lì, aspettare che lo stagno si popoli e poi andare dopo un po' a pescare. Ecco, qui siamo vicini al bivio di questa strada che, se ricordo bene, non è segnata sulla mappa. Vedete, qui dà soltanto aria verde, però c'è questa strada dove possiamo entrare, una strada sterrata che ci porta alla nostra bellissima area vinicola. La vedete qua davanti, veramente molto bella. Poi troveremo il modo di proseguire per l'area invece di pesca. Questa è l'area vinicola, ci entriamo più tardi. Qua a sinistra parte il nostro vigneto. Per l'area di pesca, torniamo adesso indietro, per l'area di pesca forse si procede qua a destra. Ammetto che ho sempre usato il viaggio rapido, ora sto delivery per andare lì, quindi sto facendo anch'io quest'area per la prima volta. Vediamo se riusciamo a raggiungerla, altrimenti metto in pausa e non vi tedio oltre, però forse sì. Ecco, qui stiamo costeggiando le mura del nostro vigneto, che è diviso su dei gradoni, molto molto bello. Qua a sinistra qualche campetto, non ci sono tantissimi campi, ma anche perché vedremo, per giocare nella Hofbergman non ce ne servono neanche tanti,
sempre che non vogliamo maxare le, le mucche che fanno tantissimo latte, vedremo anche questo, e a quel punto si servirà. Ecco, ci siamo, questa è la deviazione per lo sterrato, per l'area di pesca che ci porta verso il nostro stagno artificiale. E qui altro giro della mappa, laggiù c'è il fiume principale. E siamo arrivati all'area di pesca. I cancelli finché non comprate la mappa sono chiusi, poi una volta che avete comprato la mappa sono apribili. Infatti ad aprirci il cancello. Ed eccoci qua. Allora, chiaramente adesso è mattina presto, c'è un po' di nebbia, slacciamo i tensori, spengiamo i muri. Ecco, tutte queste cose, dicevo, sono trasportabili a mano senza superforza. Questo è il cippato che servirà nell'affumicatoio, ci andiamo dopo, intanto lo appoggiamo qua, in modo da liberare il Carraro. Possiamo anche dotarci di un carrellino, l'ho fatto, poi dopo quando torniamo all'area di pesca lo vedremo meglio. Che sul carrellino si possono poggiare tutte queste cose e poi trasportare in un unico viaggio soltanto il carrellino. Anzi, lo vedete laggiù in fondo c'è un carrellino con qualche carico, qualche sacco di cippato. Allora, perfetto, abbiamo lasciato lì un po' di riserva. Come dicevo, qui abbiamo già dato il mangime, infatti vedete che la popolazione ittica è il 99%. Per pescare come si fa? Per pescare ci si mette qua e si preme il tasto pesca, vedete lì manca la traduzione, che comunque vuol dire inizia a pescare, premendo l'analogico sinistro, io gioco col pad, si comincia a pescare. Vedete che in basso a destra, vi metto lo zoom ma poi lo levo subito, in basso a destra il pesce cresce, siamo a 18 kg, 19 kg, 20 kg, praticamente sta prendendo tutto il pesce che abbiamo all'interno del lago. Beh, non tutto, si sta riempendo, diciamo così, del pesce che abbiamo all'interno del lago. Ora vediamo che succede quando arriviamo a 100. Questa è l'unica area dove io non ho fatto i conti completi, li ho fatti per il vino, l'ho fatto per gli animali, qui invece lo scopriamo un po' in diretta. Vedete, ora siamo al 100%, ha smesso di pescare, leviamo lo zoom, sono ricordato, usciamo come fosse un veicolo questo, usciamo dalla zona di pesca e dovrebbe essere spawnato il pesce da qualche parte. Vediamo se lo troviamo. Metto un attimo in pausa e lo cerchiamo. Allora, il pesce spawna direttamente alle spalle del pescatore, come è anche giusto, però non si può prendere, e avendo raggiunto il 100% del pescato non mi fa più continuare a pescare, quindi probabilmente non è ancora pronto il pallet. Però, essendo una produzione a livello intuitivo, vedete adesso è in immagazzinamento, quindi dovrebbero uscire pallet, no, non escono, o magari sto sbagliando qualcosa io, fatemi sapere nei commenti se avete qualche informazione su questo. Io però posso metterlo in distribuzione o in vendita se lo voglio vendere, il pesce si può già vendere, però se lo metto in distribuzione attivo l'altra lavorazione che è il forno per pesce affumicato, che adesso attiviamo. Aspettiamo che arrivi il pesce dalla distribuzione. Questo è chiaramente attivo. E rechiamoci nel frattempo all'affumicatoio, che è l'altra cosa da vedere in questa zona di pesca. L'affumicatoio consente di far guadagnare un sacco di valore al pesce. Qui in questa camera verrà appunto messo il pesce a stendere, qui in basso va messo il cippato. Metterlo è particolarmente facile perché, vedete, questo è il carrello. Il carrello si guida come un mezzo, avanti e indietro, si gira e si sterza, e ha i nastri, i tensori, che quindi posso togliere, posso uscire poi dalla gestione e a quel punto prendere semplicemente a mano, senza superforza,
il cippato e metterlo nel forno. Prendiamone un altro sacchetto, non so quant'è la capacità massima, intanto lo mettiamo giù. Ecco, questo non entra, probabilmente abbiamo raggiunto la capacità massima. Possiamo vedere sì, infatti il cippato ha 100 litri di capacità massima. Dobbiamo aspettare che arrivi il pesce, che sicuramente, immagino, arriverà. Non mi fa accendere finché non c'è il pesce, quindi dovremo tornare qui più tardi, ci torniamo dopo. Nel frattempo possiamo chiudere la camera del cippato, vediamo se... Ecco, lo sportello del forno l'abbiamo chiuso. Di qua si accende, accendo l'affumicatoio col punto L, poi posso farlo anche dalla finestra dei gestioni dei punti di produzione, come avete visto qua. Però dobbiamo aspettare che entri il pesce che arriva dalla distribuzione che abbiamo messo qua, se non abbiamo fatto errori. Infatti eccolo qua. Quindi diciamo primi 50 minuti, primi 20 minuti se ne sono andati a portare il pesce all'affumicatoio, bene. Poi possiamo continuare a pescare, poi vedremo anche che cosa bisogna fare qua, perché vedete, la produzione ittica è sempre 91%. Io posso tranquillamente rimettermi a sedere e continuare a pescare una volta che si è svuotato il cestello del pesce. Questo chiaramente non lo faremo se non stiamo qui tutta una vita, e ci rechiamo alla zona vinicola. Poi torneremo qui sia per vedere l'affumicatoio, torneremo con il viaggio rapido catapultandoci su un mezzo, e torneremo anche qui per svuotare lo stagno, che poi vediamo a cosa serve. Eccoci, siamo arrivati all'area vino, la Weingarten Bergmann. Entriamo dentro questa splendida tenuta vinicola. Giù a destra c'è la cantina, poi vedremo. Qua a destra la produzione del vino. Qui ci sono dei capanni dove è possibile mettere tutti gli attrezzi a riposo. Anche questo qua è un capanno, utile anche questo, si possono veramente... E qui abbiamo il nostro vigneto che ho già raccolto subito a inizio partita, ad agosto a settembre, non l'ho poi pulito. Adesso torniamo indietro che dobbiamo avviare la produzione del vino, poi dopo torneremo. Allora, il vino chiaramente si raccoglie, ho noleggiato il raccoglitore del vino, poi il vino si mette al solito, l'uva si mette al solito dentro i suoi normali mezzi di trasporto. Poi ci sono 4 fasi per fare il vino, lo vedevamo anche nel primo filmato di introduzione alla Hofbergmann. La prima fase viene pulito il vino, viene anche scaricato dello scarto che può essere portato in un posto dove si guadagna 2 lire. L'uva pulita finisce all'interno della fase 2, che parte qua, dove l'uva viene, questo è il punto di produzione, l'uva viene fermentata, è una fase leggermente lenta ma non lentissima, comunque 24.000 cicli al mese. L'uva fermentata finisce in quest'altra macchina che permette di fare la pressatura dell'uva, una macchina abbastanza veloce. Vedete qui c'è un leggero scarto del 20% e si passa al succo di uva. Il succo d'uva viene poi messo all'interno, sempre per il discorso della pressatura, e viene messa all'interno di questi silos. Dopodiché si può, tramite appunto i barili che ci siamo portati, caricare il succo d'uva all'interno di questo spazio, dove viene proprio fatto lo scarico. Lo scarico però non si attiva dal mezzo, adesso lo vediamo, ma si attiva da questa maniglia premendo il tasto apposito. Ora qui, se non sbaglio, abbiamo già fatto tutto il passaggio. Succo d'uva no, è rimasto 963 litri. Allora possiamo fare il passaggio che dicevo. Vedete, questo è i barili che ci siamo portati nella farm. Questo è un attrezzo previsto nelle mod all'interno della Hofbergmann, molto carino. È un sollevatore di pallet che funziona con tutti i pallet, non soltanto con quelli della mappa. Vedete, lì c'è ancora qualche errore della mappa, però il pallet funziona bene. E come funziona? Si entra come un normale mezzo. Per alzarlo, vedete,
Tenendo premuto il tasto di alzo, alza la leva, vedete in basso, e per abbassarlo si fa il contrario. Con l'analogico, ovviamente premo il frontale sinistro e muovo l'analogico destro. Si entra sotto il pallet, entra benissimo, si alza, poterlo trascinare meglio, perché questi non si possono portare a mano. E si va a mettere il barile. Si può fare anche con i barili singoli, Questo però è un blocco da 3 più, il barile singolo si muove a mano. Il blocco da 3 è più comodo, si lascia qua, si esce dal mezzo e vedete che adesso si è attivata l'opzione in alto a sinistra inizia riempimento. Quindi possiamo premerla. Adesso vengono riempiti questi barili, vedete metto lo zoom, poi lo levo. Vedete sta crescendo il succo d'uva che entra dentro i nostri barili. Subito lo zoom per non dimenticarcelo come la volta scorsa. Possiamo anche fermarci, facciamo prima. Tanto volevo solo farvi vedere questo passaggio, perché adesso cosa bisogna fare? Adesso questo andiamo indietro come appunto fosse un mezzo, Qui c'è una porta dove possiamo uscire. Questi barili adesso vanno portati in cantina. Allora, il succo d'uva si può normalmente vendere come qualunque altra mappa di Farming Simulator, però non conviene, perché il vino, una volta diventato vino e soprattutto una volta imbottigliato, ha un rendimento molto molto più alto e poi anche molto più divertente. Tra l'altro, un fatto curioso, vedete, qui c'è scritto Traubensaft, la mia pronuncia tedesca è sbagliata, che vuol dire succo d'uva. Vedremo che poi quando diventa vino cambia il marchio impresso nelle botti. Allora, qui c'è l'ingresso nella cantina, entriamo, apriamo la porta, c'è spazio qui anche per fare entrare un piccolo solleva pallet, quindi si può fare anche in meccanica, però con un mezzo, però chiaramente questo è molto meno divertente. Ecco, adesso siamo all'interno del punto di produzione. Appena entriamo, vedete, il succo d'uva comincia a uscire dai nostri barili ed entrerà all'interno della cantina, che è questa. Adesso i barili ci rimangono perché poi ci servirà per trasportare il vino. Dopo vedremo come quando torneremo qui. E qui vedete c'è la quarta fase, che prevede appunto l'invecchiamento, che è una fase molto lenta, 480 cicli al mese, vuol dire lavorare 480 litri ogni mese, ma del resto è anche giusto così, visto che dobbiamo fare vino. Il materiale in arrivo appunto è succo d'uva, il prodotto in uscita è vino, che viene poi ricaricato, ma ci veniamo dopo, viene poi ricaricato su queste botti e portato al piano successore, al piano più alto per l'imbottigliamento. Per adesso noi lasciamo la nostra zona uva, tanto il vino è attivata la produzione, fatemi controllare. La produzione è attiva. La produzione è attiva, perfetto. Quindi adesso, mentre si genera un po' di vino, anche se molto lentamente, noi ce ne torniamo in farm. Cominciamo con le cose meno interessanti della farm, che sono galline e conigli. Poi vedremo invece le cose più interessanti, che sono maiali, capre e mucche. Perché le galline sono poco interessanti? Allora, è carino, ci possono essere anche le anatre, quindi in farm ci stanno bene, fanno movimento. È carino come gli diamo da mangiare tramite la carriola, che vedete adesso ha già un po' di frumento dentro. Si mette dentro questi sollevatori di big bag e vedete che la carriola si riempie. Dopodiché possiamo prendere la carriola, che ha solo 258 litri, e portarla dentro il nostro pollaio. Apriamo il pollaio. Anche la carriola si muove esattamente come un mezzo, si va avanti e indietro. Qual è il problema? È che anche avendo poche galline, qui mi sembra ne abbiamo una cinquantina, producono uova in questi pallet molto molto piccoli, che sono comodi perché si portano a mano. Vedete qui poi il mangime si può scaricare muovendo la carriola qua, si vuota la carriola e si dà il mangime.
E quindi poi vanno presi a mano questi pallet e messi da qualche parte, perché altrimenti poi non spawnano più le uova. Qui ci si può attrezzare in diversi modi, o con un carrellino come ho fatto qua, dove ci stanno 6 di questi pallet e poi si sposta a mano come fosse un mezzo, oppure sempre all'interno delle mod dell'Hoffberman c'è questo pianale molto bello che si può attaccare al retro di un trattore o di qualunque altro 3 punti, e si possono metterci tutti i vari pallet di uova. Le uova non hanno un secondo utilizzo in farm, cosa che invece vedremo l'orto per esempio ha, e quindi si possono semplicemente andare a vendere, solo che appunto sono poche, quindi prima di raggiungere cifre interessanti per la vendita ci vuole un po' di tempo. Io quasi quasi sono tentato di lasciarle qua a marcire, però certo galline e anatre hanno un senso. Poi può anche essere carino il fatto che servono per la macelleria e che si possono appunto andare a macellare, anche se il guadagno di carne di pollame è un guadagno abbastanza ridotto anche in macelleria, quindi diciamo non sono super utili. Per di più poi vogliono la paglia perché producono letame, e il letame lo producono qui dentro. Come si fa a toglierlo? Si prende la carriola e vedete che c'è questo comando start charging, anche qui manca la traduzione, verrà sicuramente fatta, per cui c'è poi questa animazione per cui si riempie la nostra carriola di letame. Qual è poi il problema? Il problema è che il letame va portato da qualche parte, in una letamaia appunto, oppure dotandoci di un nastro tipo quello che abbiamo visto prima, scaricarlo in qualche zona e poi prenderlo con un carro che può trasportare più letame. C'è una via breve per raggiungere la letamaia delle mucche, dove puoi scaricare tutto il letame, che appunto passa per questa capanna. Ora chiaramente non ci stiamo ad andare. Quindi ecco, le galline hanno anche quest'altro problema di dover poi gestire il letame. Nella stalla delle galline c'è anche questa cosa carina che consente di stoccare balle. Questo è uno stoccaggio balle del pollaio, tiene 120 balle. Qui possiamo mettere le balle piccole che si possono prendere a mano, che ci consente di dare paglia e anche fieno, qui si può stoccare anche le balle piccole di fieno, direttamente nelle stalle delle capre, dei maiali e delle galline. Per cui io qua, come qualunque altro storage di balle, posso, entrando dentro, attivare la finestra magazzino, eccola qui, dirgli che voglio tirar fuori una balla di paglia, per esempio. La balla, vedete, è sparita da qua, appare qui. Questa si prende facilmente a mano. Anche i conigli possiamo dargli fieno e paglia in questo modo, e si può portare poi dentro la stalla, e vedete che dentro il pollaio, e vedete che si popola di paglia. Ce ne starebbe anche dell'altra. Per fare queste balle piccole non è previsto dal gioco, ma io mi sono dotato di un attrezzo, praticamente l'imballatrice più economica del gioco, che ci consente di raccogliere le andane di paglia e di imballarle, questa qua, e di imballarle in fila, balle molto piccole, quindi in realtà ne fa tante, che poi possono essere però raccolte da un mezzo raccogliballe che adesso non so dove ho appoggiato. Datemi un secondo che lo cerco. Eccolo, l'avevo infilato nell'altro pezzo di farm, dopo lo vedremo. Adesso è tutto sporco perché ha lavorato. Questo raccoglie direttamente da terra delle ballette piccole da 125, quelle rettangolari che abbiamo visto, e ne store fino a 14. Quindi è possibile in un piccolo campo, ad esempio quello che abbiamo già, che è subito fuori dalla mappa, che era coltivato a frumento se non sbaglio, questo qui era già nostro, possibile quindi lasciare l'andana di paglia e poi dopo andarla a raccogliere con quell'imballatrice, poi la tiriamo su con questo attrezzo che è abbastanza piccolo per passare direttamente da questo spazio e andare a scaricare le balle direttamente dentro questo storage, che poi dopo le avremo tutte messe qui per benino e possiamo fare appunto sia paglia che fieno. C'è da dosare attentamente l'utilizzo dell'erba per fare il fieno, perché un po' va fatta in campo, quindi con un rivoltafieno, e poi dopo raccolta appunto con l'imballatrice, con questo attrezzo, ma un altro conviene invece portarla all'essiccatore.
che questa cosa particolare la segniamo subito. Il seccatore è qui dietro, adesso vediamo se riusciamo a passare con i mezzi che ho lasciato, dietro questo big bag. Ecco, vedete, qui c'è anche questo display, questo è un punto di produzione, normalmente ora centriamo. Questo display che ci dice quanta erba abbiamo messo dentro, 14.000 litri, e quanto fieno abbiamo dentro, 665. Qui possiamo gestire il punto di produzione. Vedete, qui c'è può essere un deposito di fieno, quindi posso metterci il fieno già raccolto, quindi senza bisogno di essiccarlo. Quindi posso farlo in realtà tutto in campo, come dicevamo prima, un po' lo mettiamo in balle per poterlo usare con soprattutto i conigli, magari anche con le capre, e un altro po' invece lo possiamo mettere direttamente sfuso qua dentro, che può servirci, è più facile poi dopo da gestire. Per essere l'erba invece, per essere essiccata, è quello qui, ha bisogno di cippato. Il cippato si mette, vi faccio vedere rapidamente, sul retro dell'edificio. Queste cose possono sembrare complicate, però sono anche in realtà molto divertenti. Vedete, qui avevo già messo un carrellino con 4 sacchi di cippato, ma si può venire anche con un mezzo se produciamo un cippato da solo. Si apre lo sportello del forno, il carrellino, ripeto, si guida come un mezzo, ci sono i nastri tensori, si prende un sacchetto di cippato, si butta dentro. La capienza del cippato è anche abbastanza alta, vedete che adesso entra dentro. Mettiamo tutti i vari pezzi. Mi scordo che sono con la super forza, quindi è difficile prendere le cose. Ecco fatto, adesso possiamo chiudere l'oggetto, possiamo andare a gestire il punto di produzione direttamente dal menu, oppure possiamo andare qui al display dell'essiccatore e possiamo accendere l'essiccatoio per fieno. Adesso vedete, si sente il rumore, la rotellina sta ragionando, vedete che molto rapidamente l'erba si tramuta in fieno finché dura il cippato, chiaramente. Finito il cippato si ferma come si è fermato prima, lasciamolo tranquillamente andare. Adesso andiamo a vedere un altro animale in farm nuovo, che sono i conigli. Allora, i conigli, avevo visto prima dei conigli anche in giro, ecco, vedete, questo forse è un piccolo bug, però non sono sempre conteggiati all'interno del recinto, Anzi, può essere anche carino, abbiamo dei conigli in giro per la farm. Ecco, qui c'è la finestra animali, per cui noi qui possiamo inserire i conigli figliano tantissimo, quindi ne possiamo, e costa poco mantenerli, perché alla fine si prendono, adesso lo vediamo qua nella gestione del punto animali, qui, conigliere, eccolo qua. Si prendono in ingresso fieno, che si può appunto mettere con quelle ballette piccole che si portano a mano, e lattuga o carote per completare il 40%. Questo li tiene in salute e quindi consente una maggior produttività. E poi credo voglia dire semplicemente partorire. Non fanno letame, quindi non c'è la noia delle galline. Come si fa la lattuga? Si fa con l'orto. Allora, questo è un punto di produzione a tutti gli effetti. Orto, azienda agricola, una serra. Noi possiamo coltivare quello che vogliamo, tutte le solite cose che si coltivano in serra. Forse abbiamo anche le patate in più che possono servire per i maiali, però non so se conviene. Io adesso qui ho coltivato lattuga, i miei input vogliono semplicemente acqua e poi col tempo, anche abbastanza velocemente, fanno lattuga e la spawnano in queste scatole molto piccole che possiamo appunto prendere tranquillamente senza super forza e portarle da qualche parte. Come vi dicevo in introduzione, abbiamo messo su questa mod, che è questo carrellino con le sponde apribili, che poi può essere trasportato a vendere, oppure può anche servire semplicemente come punto di appoggio per poi dopo prendere le scatole e portarle ai nostri conigli, che sono qua accanto, quindi particolarmente comodo. Entriamo qua dentro, entriamo nella conigliera ed ecco fatto, abbiamo buttato dentro qualche unità di lattuga, poche, si può fare qualche viaggio. Per dare acqua all'orto, qui c'era, l'avete visto nel video che abbiamo fatto sulla Berman, un manicotto molto carino che si prende e poi si porta in maniera automatica sopra l'orto, ma anche sopra l'acqua per le galline, che è lì dietro al trattore, e si riempie fino a capienza. Però adesso questo manicotto è sparito. Non so come sono stato in grado
toglierlo di torno, magari ho sbagliato qualcosa io, forse c'è un bug, però per fortuna ci sono metodi alternativi, no? E questo è anche la bellezza della mappa, non c'è un bug che impedisce di giocare. Per esempio, tra gli attrezzi ci sono questi botti che tengono liquidi, può tenere acqua, può tenere latte, poi vedremo anche, lo useremo anche nelle stalle. In questo caso io posso tranquillamente portarlo vicino al rubinetto, caricarlo, tra l'altro vedete al centro del barilotto c'è anche la capienza, e poi posso questo barilotto, magari prima devo togliermi la lattuga di torno per farmi passare senza combinare un disastro, sperando che non risponi, dipende quanto è carico il magazzino dell'orto, infatti rispona. Allora fidatevi, posso tranquillamente andare col barilotto vicino all'orto e scaricare l'acqua, così come posso andare col barilotto vicino allo spazio dove le galline e le anatre prendono l'acqua e scaricare l'acqua. Quindi tutto sommato molto molto facile, basta tenere il barilotto qua vicino e tenere pulita l'area dove sponano le lattughe, appunto stoccandole principalmente qui sopra. Ma arriviamo adesso alle 10:17 di questa giornata nella Hofbergmann a marzo a parlare dei maiali. Grazie a chi mi ha lasciato un commento sul video precedente abbiamo capito come aprire la porta dei maiali, perché questa portiera si apre facile. Poi c'è questo cancellino rosso che adesso lascio sempre aperto, che si apre e si chiude posizionandosi nella zona qua laterale. Ora non ve lo fa vedere perché probabilmente è già aperto. Chiudi portiera, chiude la porta di legno, e adesso non riuscirei neanche a richiuderlo questo cancellino rosso, ma non ci importa, teniamolo aperto. Comunque bisogna andare qui e guardare in basso, sostanzialmente molto in basso. Perché dobbiamo entrare qui dentro? Perché dobbiamo entrarci con la carriola a portarvi il cibo. Questa è una caratteristica di questa mappa. Qui dentro si entra solo in questo modo, il cibo si può portare solo con la carriola, così come si va allevato il letame solo con la carriola. Vedete, i maiali fanno letame e come abbiamo fatto per le galline dobbiamo prenderlo con la carriola e portarlo fuori. Qui ci stanno massimo 10 maiali. Il cibo si scarica con la carriola qui dentro. Quale cibo conviene prendere? Allora, nella mappa, se andate nello store, vedete i beni non i beni di consumo, neanche articoli per animali, i sacchi, eccoli qua. Ci sono i normali sacchi di Farming Simulator, compreso il cibo per i suini, che con 1.000 euro ci dà 1.000 litri. Poi, per fortuna, i modder hanno fatto questo Pig Food che con 1.800 euro ci dà 2.000 litri, quindi costa leggermente meno, ed è un bag più grosso che quindi possiamo facilmente gestire. Il bag si mette qua. È carino poi che con questo attrezzo, che anche questo si trova, che è un Big Bag Lifter, un Quick Big Bag Lifter che si attacca a qualunque strumento di elevazione, si aggancia automaticamente questo Big Bag, lo si solleva, si va sotto con la carriola. Non ve lo faccio vedere perché ho il mezzo lontano, ci metterei troppo tempo ad andarla a prendere. Si mette sotto la carriola vuota, chiaramente, sotto il Big Bag, la carriola si riempie automaticamente del Pig Food, poi si entra dentro e si porta qui dentro. I maiali figliano abbastanza velocemente e quindi se ne mettiamo dentro 5, poi dopo riempiremo la stalla in pochi mesi, dopodiché per lasciare spazio ai nuovi maiali che devono nascere, ne toglieremo 5, diciamo ogni 4 mesi sostanzialmente. Cosa ci facciamo con i maiali che togliamo? Possiamo venderli, però non conviene invece macellarli. E qui apriamo il tema della macelleria. Per fare la macelleria ci vogliono circa 25-30 mila euro e qualche mese di attesa. La macelleria è questa qua. Se riusciamo ad aprire la porta, eccolo qui. Prima, quando aprite la partita, è uno spazio completamente vuoto, sembra una stanza normale, poi vi appare in basso a destra il fatto che questa è la macelleria agricola, che però va costruita. Va costruita portando assi di legno, piastrelle, sacchi di cemento, tutte cose che possiamo anche produrre perché ci sono le fabbriche per farlo, ma che si possono anche comprare qua. Vedete nel punto vendita di centro costruzione e giardinaggio,
andiamo da questo tipo. Ricordate che i negozi nell'Off Berman hanno degli orari, quindi prima delle 8, questo negozio è aperto dalle 8 alle 20, se ci venite alle 7 il cancello è chiuso e non potete comprare niente, però si può andare in questo posto e prendere i mezzi di costruzione che ci servono, assi, non ci servono tutte queste cose, però alcune cose sì, i pannelli USB ci servono gli utensili, sarà i sacchi di cemento, non i mattoni, sarà direttamente trasferiamoci di nuovo in farm, sarà direttamente il sito di costruzione, quindi la macelleria, a dirci che cosa ha bisogno per continuare la costruzione. Ci vorrà appunto qualche mese, perché una volta messo dentro i materiali poi ci vuole il tempo. Cosa succede poi dopo? Dopo qui noi possiamo portare gli animali, e qui ho già portato un maiale, una capra, un bue, anche un pollo, e avviando il punto di produzione, ora non è attivo, lo guardiamo più tardi, cosa succede? Qui ci sono dei conigli, cosa succede? Succede che in maniera abbastanza cruenta i conigli vengono spellati, il pollame pure, le carni vengono tagliate con una motosega, vengono prodotti dei singoli pezzi di carne che poi dopo qui spona in piccoli pallet che possiamo prenderci e andare a vendere utilizzando questi cassetti. Questo lo vediamo più tardi. Come si portano gli animali? Ci sono due metodi. Gli animali più grossi con questo, quindi mucche, capre, maiali, si attacca anche questo al sollevatore che abbiamo in dotazione in gioco, poi dopo lo vediamo, mentre invece gli animali più piccoli si portano con questa cassetta. Questo vale per galline, per conigli, ci sono anche dei sacchi in cui possiamo mettere gli animali. Per farlo è molto semplice, basta andare sulla finestra animali, quando abbiamo questi attrezzi montati, aprire la finestra e trasferirli come fosse un mezzo per lo spostamento degli animali. E così possiamo far funzionare la macelleria, ma ripeto, ne parliamo poi più tardi. Adesso passiamo a due bestie che possiamo allevare in farm, che sono le capre e le mucche, che sono molto interessanti in parte per la macelleria, solo in parte per la macelleria, ma soprattutto per la lavorazione del formaggio. Partiamo dalle capre. Qui chiaramente possiamo mettere sia capre che pecore, come il trigger ci dice anche. Le capre hanno possibilità di stare all'aperto, questa è una cosa buona, e c'è il prato che ricresce, era 0 qualche mese fa, ora se è 42, nei mesi estivi diventa più alto, e questo consente di risparmiare sul cibo. Il cibo può essere dato tramite le balle di fieno, sia piccole che grandi, portate qui dentro. Se sono piccole, ripeto, si può fare a mano. Vediamo se qui c'è una balletta, eccola qua. Qui chiaramente tutti i cancelli si possono aprire. Questa balla, appunto, fate conto, l'abbiamo presa nello storage di balle che abbiamo visto lì dalle galline. Si prende tranquillamente a mano, se non la perdiamo con il sistema, e si porta direttamente qui, e vedete che si popola. L'acqua non serve, non fanno letame, quindi poco da gestire, hanno però bisogno di paglia per tenere la salute. La salute è importante se vogliamo far fare loro latte. Il latte spona di qua. Qui c'è un altro cancelletto, vediamo se riusciamo ad aprirlo. Apri portiere, eccolo qua. Questo è il latte. Spona con la stalla piena, che sono una stalla da 50 capre, quindi la cosa migliore chiaramente al solito è prenderne metà e poi dopo aspettare che nascano i capretti piccolini e poi lasciare tutto così finché non siamo vicini al periodo di riproduzione di quelli piccoli. A quel punto togliere le vecchie le possiamo vendere, che conviene rispetto a macellarle, perché alla fine la resa, cioè una capra macellata ricava 1.000 euro, una capra venduta ricava 1.000 euro, quindi alla fine conviene venderle senza problemi, in modo da lasciare spazio per i nuovi pargoletti. E comunque con la stalla piena ci arrivano a fare 1.200 litri di latte. Il latte va portato nel caseificio della farm. Come ce lo portiamo? Questi pallet di latte di capra sono trasportabili a mano e possiamo facilmente metterli un mezzo di trasporto della farm, come ad esempio questa bicicletta col carrellino che abbiamo visto prima. Adesso stiamo a mettercelo tutto, anche perché la fisica è mantenuta, quindi se questo trasporto è troppo pesante in salita, la bicicletta non va. Ora qui noi dobbiamo andare in discesa, vedete, mettiamo i nastri tensori e si possono usare per esempio carrelli come quello più piccoli.
possiamo andare, muovendoci in bicicletta, a quest'altra area della farm dove c'è il caseificio. E possiamo aprire questa zona, qui c'è, ecco vedete, questo è un altro trattore. Apriamo la portiera che si apre lentamente, molto carino questo effetto. Dicevo, questo è un altro Fendt che ha questa possibilità di questa piattaforma che si può caricare sul davanti. Il motore sta sul retro, chiaramente è un trattore molto poco potente, ma che per muoversi in farm e per spostare cose, anche questo con i nastri tensori, è molto molto utile. Peraltro qui si possono anche mettere le sponde e fargli anche fare trasporto di cibo, di cereali, di roba sfusa sostanzialmente. Oppure ci si può mettere sopra, abbiamo fatto anche dei pacchi di formaggio. Allora, questo è il caseificio. Come funziona? Entriamo dentro con la nostra bicicletta. Scendiamo no, prima stacchiamo i nastri, eccolo qui. Adesso possiamo prenderci di nuovo con le mani, senza super forza, ripeto, il nostro pallet di latte di pecora e portarlo qua, dove c'è il punto di lavorazione del formaggio. Ce ne mettiamo un paio. Vedete, qui c'è la vasca che pian piano si riempie. Questo punto adesso di produzione può essere attivato. Ricordo da dove si fa. Vabbè, si fa dal punto di produzione. Produzione di formaggio, possiamo scegliere tra capra e latte di mucca. Abbiamo messo dentro il latte di capra, vedete, 1000 litri, due piccoli barilotti, e possiamo a questo punto attivare la produzione. Se attiviamo la produzione parte questa animazione per cui il latte viene lavorato e qui appariranno le forme di formaggio. Questa per esempio è una forma di formaggio di capra. Sponeranno tutte qua e poi si potranno prendere a mano e mettere sul nostro trasportino, come appunto stavo cominciando a fare qui dentro. Quest'altre che invece vedete sono forme di formaggio di latte di mucca. Vale di più quello di capra, ovviamente, come abbiamo già visto in altri video. Per portare il latte di mucca è ancora più semplice, perché il latte di mucca arriva direttamente qua. Questa è una comodità che hanno messo in questa nuova versione dell'Hof-Berman, e tramite questi barilotti che abbiamo visto prima per i liquidi noi possiamo caricare, vedete, latte. Posso mettere anche le bufale chiaramente nella stanza, quindi abbiamo messo le mucche. Il latte è arrivato a 22.000 litri, posso caricarne 500 litri e portarlo a fare le varie lavorazioni in questi 3 punti. Questo qua fa il formaggio, l'abbiamo visto prima, adesso è occupato con le capre. Questo qua fa la mozzarella di bufala, quindi ha bisogno di latte di bufala. Qua invece si fa il burro e possiamo quindi portare il nostro latte di mucca mentre facciamo il formaggio di capra, possiamo portarlo dal burro. Ecco, non riesco a trovare il trigger per lasciare il latte per il burro. Sicuramente va messo qui, peraltro questo disegno ce lo spiega anche, vedete, dal milk tank si prendono dei secchi e si porta o immagino questa sia la macchina del formaggio, come abbiamo fatto adesso, e come si può fare anche con latte di mucca, ho provato, e qui invece la macchina del butter, la butter machine, dove però non riesco a portare tramite questo trolley il latte. Niente burro. Se trovate il modo di far funzionare il tamburo, fatemelo sapere. Nel frattempo 2 numeri invece sul formaggio di capra, quindi lavorando circa 1000-1200 litri di latte al mese, che è quello che la stalla in farm di capre al massimo può dare, si riescono a fare 4.500 euro al mese con il formaggio, che sono 55.000 ricavo all'anno. Poi ogni tanto, quando vendiamo le capre, possiamo anche guadagnare dalla vendita delle capre. Sono 25 quelle che venderemo volta a volta, quindi sono 25.000 euro di guadagno. Noi poi chiaramente le capre le dobbiamo comprare, ma solo la prima mandata, le prime 25, poi dopo le altre nasceranno tutte grazie al cibo. Ecco, per il cibo
C'è da stare attenti perché consumano abbastanza fieno queste 50 capre, serviranno circa, ho fatto un conto veloce, 1 ettaro e mezzo di terreno ad erba per poter produrre tutto il fieno che serve alle capre per campare un anno. Servirà poi anche una piccola dose di paglia per tenerle in salute, ma non tanta, quindi con un classico campo di grano normale si riesce a gestire questo, ma anche tutti gli altri animali. Spostiamoci adesso a vedere la produzione più redditizia della Hofbergmann, che sono le mucche. Le mucche stanno nella stalla qui accanto. Apriamo un attimo i vari passaggi. Questa è una stalla da 100 pezzi, però diciamolo subito, 100 pezzi sono troppi, perché le mucche mangiano tantissimo. Allora, prima una cosa ancora per quanto riguarda il tipo di mucche da mettere dentro. Allora, le mucche da carne, che potrebbero sembrare utili perché qui abbiamo una macelleria dentro la farm, in realtà non lo sono tantissimo, perché vendute costano, cioè riusciamo a guadagnare un sacco di soldi dopo che le abbiamo cresciute, mentre invece macellandole le mucche, che sia Angus o che sia questa è una Holstein per fare il latte, valgono la stessa cifra, quindi poco meno di 2000 euro a mucca. Quindi coltivare le mucche da carne per sfruttare la macelleria non ha senso. Può aver senso farlo se vogliamo invece semplicemente guadagnare dalle mucche da carne. Però siccome abbiamo questa bellissima caseificio in farm, conviene mettere le mucche da latte, che fanno un sacco di latte e ci consentono possiamo comunque poi macellarle una volta che sono troppe, dobbiamo tenere libero lo spazio per farne entrare di nuove. Però dicevo, 100 mucche, che è il massima capienza qui, sono troppe, perché 100 mucche mangerebbero circa 35.000 litri di razione mista al mese, e qui è importante tenere l'efficienza alta in modo che facciano tanto latte, mentre però in realtà questa stalla tiene al massimo 30.000 litri di cibo, quindi vuol dire che nell'arco di una giornata, che equivale a un mese nella partita come impostato, bisogna rifornire la stalla più e più volte, e per di più vuole anche dire che per fare questi 35.000 litri di cibo servirebbero 20.000 litri di insilato, 12.000 litri di fieno, 7.500 litri di paglia, tutti ogni mese, e quindi vuol dire avere tipo 16 ettari di terreno lavorati a erba per poter avere la capacità di un anno di sfamare 100 mucche, quindi francamente non ha senso farlo. Però ha senso tenere le mucche. Tra l'altro c'è un sistema per fare il cibo subito fuori da questa farm, eccolo qua, molto molto comodo. Questo è un punto di produzione che produce appunto cibo per mucche. Ci andiamo dentro, vedete qui c'è qualche errore ancora sul nome del pezzo, però mettendo dentro fieno, insilato e paglia si può fare molto velocemente 960.000 cicli al mese la razione mista totale fino a appunto un massimo di 40.000 litri. La stalla ne tiene massimo 30, quindi qui siamo a posto, una volta al mese non c'è problema, buttando dentro fieno, insilato e paglia. Come esce poi da questo punto di produzione? Esce tramite questo buco, sotto ci mettiamo un nostro rimorchio e carichiamo, e poi portiamo la razione mista direttamente in stalla. Qui c'è un piccolo bug, ma che per fortuna aiuta, perché se abbiamo un rimorchio particolarmente capiente, come ci serve se vogliamo trasportare tutta questa razione mista in un unico viaggio tra il mixer e la stalla, il rimorchio è troppo alto e non entra perfettamente sotto il bocchettone. Però questo non è un problema, perché sente comunque il rimorchio sotto di sé e scarica tranquillamente nel rimorchio, non scarica ovviamente a terra. Quindi questo è un modo per fare cibo molto molto utile. Poi le mucche fanno tanti liquami che possono servirci a gestire il cibo, a gestire i campi, volevo dire, in modo che siano fertilizzabili i campi, mentre invece per il letame c'è un po' di discorsi da fare. Allora, scusatemi, prima parliamo invece di come alimentare il mixer. Vedete, qui ho messo questo Kubota che è in dotazione del gioco, la forca per balle l'ho presa io. Qui abbiamo questo storage di balle automatico molto molto bello, che tiene fino a 78 balle, quindi possiamo, avvicinando le balle, vengono automaticamente impilate per tipo. Questa è una balla di fieno grande, balle di fieno piccole, queste sono balle di insilato che ho fatto, questa è paglia che c'era già a inizio gioco, c'è già qualche balla regalata, diciamo così. Dopodiché, aprendo la finestra del magazzino, facciamo uscire le balle che vogliamo, tipo vogliamo 2 balle da insilato piccolo, eccolo qua.
le balle spariscono dal magazzino, finiscono qua, dopodiché noi con il nostro Kubota in dotazione, dotato di una forca per pallet, per balle, scusate, sto cominciando a stancare, ma stiamo in via di chiusura, non manca molto alla fine, possiamo inforcare le nostre balle e portarle con facilità all'interno del mixer. Il Kubota regge tranquillamente il peso delle balle anche pesanti, quindi non mi piacciono molto questi dinoccolati, ma appunto dicevo è più facile muoverlo e poi era già in dotazione. Possiamo alzarle un po', basta abbassarle leggermente e sfilarle. Le balle finiscono dentro il mixer e verranno lavorate. Il mixer peraltro va acceso come tutti i punti di produzione, del resto va attivato, si può fare anche direttamente in game senza andare in menu, accendendo il mixer. Vedete che apre questa luce lampeggiante, si sente il rumore, si vede anche l'animazione e il mixer sta lavorando e produce, vedete in basso a destra produce l'insilato, il fieno e la paglia si riducono, mentre la reazione mista aumenta velocemente, molto veloce. Quindi qui si può adesso lasciare tranquillamente andare, dopodiché quando sarà pieno veniamo qui con il trattore, carichiamo la nostra razione mista all'interno del carro e le portiamo alle mucche che, se vi siete accorti, hanno il cibo a zero. Le mucche quando partoriscono fanno i vitelli. I vitelli hanno bisogno di una stanza a parte. Andiamo a vedere perché è di qua. Poi adesso parliamo anche del letame che lasciamo per ultimo. Dicevo, allora, i vitelli hanno questo spazio qui, per cui hanno questi piccoli alloggiamenti, ce ne possono stare 30 di vitelli qui dentro, dove dobbiamo dargli da mangiare, gli diamo da mangiare soltanto latte, vogliono latte e paglia. Paglia anche poca, anche questa si gestisce con le ballette piccole senza difficoltà, le portiamo qui appunto, le mettiamo su un pianale, le carichiamo a mano e poi le scarichiamo facilmente. Mentre il latte, anche questo è facile perché se poi vogliamo anche venderlo, il latte di mucca e non farci formaggio, se abbiamo voglia di mettere tante mucche e alla fine il caseificio, questo non l'ho detto, ma 100 mucche producono anche troppo latte e il caseificio non è in grado di lavorarlo, quindi non ha molto senso. Però il latte si può vendere, basta venire qui c'è un trigger, adesso non vedete perché c'è sopra il trattore, eccolo qui, qui c'è questo bocchettone, io posso venire qui con le mie botti e nel negozio ci sono delle mod, ci sono gli sviluppatori dell'Off Bergman hanno messo delle cisterne aggiuntive, queste qua molto belle, peraltro fisse, senza ralla. Questa tiene 18.000 litri e può tenere sia concime e digestato, liquame digestato che può servire per i campi, può contenere benzina, acqua per trasportare l'acqua e può contenere anche latte di tutte le fatture, può contenere anche le acque reflue che adesso dopo andiamo a vedere quando vediamo l'ultima parte sul vino e sulla pesca. Dicevo, ci sono anche botti più piccole, tipo questa, che può tenere tutto, costa poco, 5,50 €, contiene 2500 litri, quindi un po' di più della botte base, e oltre l'acqua e basta, può contenere anche il latte. Quindi possiamo caricarla facilmente, iniziamo il riempimento. Questa si carica, tiene massimo 1000 litri la capienza dei vitelli, quindi non serve caricare tanto questa botte. E possiamo portare il latte direttamente, possiamo venire anche col carrello manuale, quello che abbiamo visto prima, lo riempiamo di latte lì dove c'è il caseificio, poi lo portiamo a mano direttamente qui. Serviranno 2 viaggi, quello è un carrello da 500 litri, qui ce ne stanno 1000. Una volta arrivati in zona, vedete, si può scaricare il latte che andrà a rifornire la stalla dei vitelli. I vitelli, una volta che hanno raggiunto la pubertà, mi sembra 10 mesi, vengono trasferiti nella stalla principale. Quindi in quel caso prenderanno razione mista, faranno letame e dovremo lasciargli anche spazio, ovviamente. Quindi a quel punto mascellando le mucche da latte che rimangono libere. Vedete lì c'è un'altra entrata della farm, un altro cancello, questo non l'avevo visto.
Sì, un altro cancello che ci fa andare, beh, bello, no, punti diciamo, per muoversi dalla farm, anche se staremo molto in farm, l'avete capito. Allora, dicevamo del letame, che è l'altra cosa particolare da gestire, poi dopo abbiamo finito con la gestione degli animali in farm. Il letame non viene automaticamente spostato nel cumulo del letame. Questo è un altro motivo per cui avere troppe mucche può essere una cosa noiosa, perché fanno troppo letame e troppo letame è un problema. Perché cosa bisogna fare? Con un mezzo bisogna montare o una benna davanti, che la benna standard di questo mezzo tiene 1000 litri, oppure all'interno delle mod previste dalla Hof-Berman c'è una forca per letame, questa qua, che magari esteticamente non è il massimo, però ci consente di fare questo, cioè entrare dentro la stalla, caricare letame a colpi di 1250 a volta e trasportare il letame nella fossa per il letame, che è subito qua dietro, quindi è abbastanza comoda, però facendo tanto letame dovremo fare tanti viaggi, oppure dotarci di un mezzo più grande. Qual è il problema di questa fossa per letame? Adesso qui scarico il letame. Questo funziona esattamente come una fossa per il letame, però vedete, riconosce anche quanto letame abbiamo dentro. Abbiamo dentro 2507 litri, però poi non c'è un punto di scarico del letame come c'è nei normali bunker. Io ho provato a girare qua intorno anche con i mezzi adatti, però non c'è modo di far uscire quel letame dalla fossa. Quindi cosa ho fatto? Mi sono dotato della mod che vi dicevo in apertura, questo Meridian TL1239, che è un nastro normalissimo, solo che in meglio rispetto al nastro previsto nel gioco. Questo tira su tutto, compreso il letame, cosa che il nastro normale non fa. Quindi io posso entrare qua dentro, accendere il nastro accendere il motore, accendere il nastro trasportatore, il letame viene completamente aspirato e scaricato nel cassone che gli abbiamo messo sotto. In questo modo, posso poi interromperlo chiaramente, in questo modo io posso, questo cassone peraltro previsto di base dalla mappa, in questo modo io posso riempirlo di letame, quando poi sarà pieno attaccarci il mio bel trattore e andare a concimare qualche campo. Però per farlo dobbiamo mettere su questo aggeggio che funziona comunque molto bene. Poi chiaramente lo sapete, questo nastro si sposta in lungo e in largo, dobbiamo anche muoverlo per sistemarci bene sopra il cassone, oppure per muoverci all'interno della fossa non abbiamo nessun problema. E adesso, finiti con gli animali in farm, ci spostiamo a vedere le produzioni di vino e di pesce che fine hanno fatto. Allora, eccoci nell'area di pesca. Vedete che adesso il pesce è spawnato, nel frattempo possiamo pescarne anche dell'altro. Il sistema per farlo spawnare francamente non è intuitivo, non è scritto neanche nell'F1, bisogna premere I sostanzialmente. Quindi cosa succede? Dobbiamo pescare, far arrivare il contatore fino al 100%, giù in basso vedete che cresce man mano che noi stiamo pescando nel nostro lago finché c'è produzione ittica. Arrivato al 100% si può premere I e appare la cassa di pesce. Aspettiamo che arrivi lì. Ecco, è arrivato al 100%, premiamo I, mettiamo la tastiera giusta e appare la seconda cassa di pesce. Ora, queste casse sono ovviamente, come il resto delle cose nell'Hof-Berman, si possono prendere facilmente a mano. Si può anche andare a vendere, il pesce si può vendere. Tra l'altro, proprio per chi vuole fare il massimo del role playing, qui c'è anche questa specie di posto dove il pesce viene lavorato, e qui c'è questa cella frigorifero dove volendo si possono inserire, peraltro pulitissima, vedete, dove si possono inserire le nostre casse di pesce per aspettare che magari il valore aumenti, anche quello affumicato. Però noi adesso lo andiamo ad affumicare prendendo appunto la cassa di pesce
e portandole vicino all'affumicatoio. Vedete che abbiamo i pesci stesi. A questo punto è possibile aprire l'affumicatoio. Abbiamo già messo il cippato prima, vi ricordate? Adesso partirà tutto un fumo. Sotto c'è l'effetto del fuoco. Fra poco avremo il fumo. Noi adesso chiudiamo la camera dei fumatori ed ecco fatto che adesso il pesce sta affumicando. Cosa succede? Se andiamo nei punti di produzione, allevamento ittico, dove raccogliamo il pesce, vedete abbiamo ancora 150 pezzi di pesce da prendere prima di esaurire il lago, lo stagno. Il forno per il pesce affumicato, vedete che il pesce che adesso è entrato sono 29 litri, il cippato si è già ridotto a 99 litri e il pesce affumicato crescerà con un ciclo abbastanza lento, 240 cicli al mese. Praticamente ci vuole un pezzo di pesce, un pesce di cippato per fare un pesce affumicato, che ha un valore però molto molto alto. Lo andiamo a vedere, vi ricordo giochiamo a normale, vediamo il prezzo del pesce affumicato. Soprattutto se il cippato ce lo produciamo, vedete il pesce affumicato al massimo a dicembre è 8.300 ogni 1.000, il pesce normale 6.300, 6.400 ogni 1.000. Non c'è molta differenza, però può essere carino fare questa cosa. Cos'altro dobbiamo? Un'altra cosa carina sempre di questa zona è che qui c'è un altro storage, sono molto belli questi storage, per cui se io entro qui dentro, vedete in basso a destra c'è un capannone di stoccaggio che tiene 250 pezzi e qui possiamo mettere il cibo per pesci e i sacchetti di cippato, che quindi vengono stoccati qui dentro e possono essere poi estratti quando vogliamo. Qui possiamo portarli anche con un piccolo camioncino, entriamo dentro, vengono tolti in automatico e dopo possiamo venirli a prendere manualmente man mano che ci servono. Cos'altro dobbiamo fare? Quindi noi dobbiamo continuare a pescare finché non esauriamo la produzione ittica, che adesso è al 77%. Poi però questo stagno si riempirà, l'avete visto nel punto di produzione, riguardiamo qua, vedete si riempirà di acque reflue, che sono già arrivate a 5.353 litri. Dopodiché lo stagno non sarà più utilizzabile perché l'acqua è troppo sporca. Quindi cosa bisogna fare in questo caso? Bisogna svuotare lo stagno. Lo facciamo rapidamente, avviamo il processo. Vedete, qui ho già messo un mezzo con un'altra botte che è in grado di raccogliere le acque reflue. Questa è una botte modificata dalla mappa, questo è il bocchettone da cui escono le acque reflue e lo stagno si svuota qui. Questo peraltro è anche un punto di presacqua, volendo. Appare a sinistra, vedete, svuota lo stagno. Se premo, parte questa pompa e piano piano, ci vorrà un po', lo stagno si svuota, chiaramente perdendo anche la possibilità di raccogliere i pesci. Questa operazione va fatta a pesca conclusa, diciamo così. Una volta riempite le acque reflue andranno raccolte dalla nostra botte e portate a smaltire. Vediamo se ritrovo il punto. Qua mi pare c'è il centro di smaltimento. No, questo è il frantoio, poveraccio. Questo è il centro di smaltimento delle acque reflue. Si può venire qui e smaltire le nostre acque reflue portandoci la nostra botte trainata da un nostro trattore. Poi adesso noi ci spostiamo invece a vedere che fine ha fatto il vino. Eccoci all'ingresso della nostra tenuta vinicola. Andiamo a vedere, vi ricordate avevamo lasciato il vino in cantina a invecchiare. Il processo di invecchiamento, ripeto, è molto molto lungo. Adesso vediamo anche i numeri, perché il vino è divertente, però da produrre francamente non è molto redditizio se Farmer Andy non modifica un po' questi valori, magari col prossimo rilascio della mappa. Perché questo? Perché dicevamo l'invecchiamento, che è quello che poi dà valore al vino, è molto molto lento. Escono 480 litri ogni mese, che sono molto pochi, e se li andiamo a vendere, guardiamo i prezzi del vino, sono qua giù. Il vino si può vendere o in cassa o in pallet, ma non cambia, cioè poi sulla macchina dell'imbottigliamento, adesso la vediamo, sostanzialmente magari cambia il periodo, in cassa meglio settembre, in pallet meglio aprile, però il vino, vedete, tiene lo stesso valore praticamente sempre. Il grafico è fuorviante, 4,4, 4,5, invece il vino sfuso non vale niente, 1800, no? Quindi il vino va invecchiato, o meglio, anche il vino invecchiato
vale 1800, va imbottigliato perché nel punto di produzione entra succo d'uva e esce vino. Quindi già da qui riusciamo a tirare a casa 1800 ogni 1000 litri, però ne tiriamo fuori talmente poco che non ha senso, no? Invece possiamo portarlo sopra e imbottigliare. Adesso vediamo come. Però essendo così lento il processo, vuol dire che noi in capo al mese portiamo a casa di vino imbottigliato venduto circa 2000 euro, quindi in tutta la stagione il vigneto inizialmente rende 8000 euro, 8000 litri di vino, scusate. Però è il vigneto che troviamo a partita avviata, quindi non è particolarmente trattato, no? Mettiamo anche di tirarne a casa il doppio, comunque si porta a casa 30, 40, 50 mila euro a stagione, ben che vada, e la tenuta ne costa 5,50, quindi francamente la sfruttiamo poco. Vero che possiamo aggiungere filari perché la capacità di gestione delle fasi iniziali della lavorazione del vino è una capacità molto alta, tiene 25.000 litri in ingresso, quindi potremo aggiungere altri filari di viti fuori da questa tenuta e portarli poi qui a lavorare. Però resta il fatto che questa fase di invecchiamento, che appunto, ripeto, dà valore al vino, è sempre troppo lenta. Comunque è divertente da fare, magari può bastare quello, tanto possiamo iniziare la partita con 1 milione di ingresso e a quel punto, diciamo, questa tenuta ce la compriamo gratis. Cosa succede qua? Qua adesso noi dobbiamo caricare il vino invecchiato, che abbiamo visto nel punto produzione essere già pronto. Vedete, qui siamo nella fase invecchiamento riposo, abbiamo 698 litri di vino in uscita, possiamo quindi caricarlo. Per caricarlo si lascia qui il nostro bel, vedete, succo d'uva, Traubensaft, si inizia il riempimento e sulle botti viene scritto Wein, o come si pronuncia, che vuol dire appunto vino. Adesso stiamo caricando il nostro pallet di botti di vino. Vedete, in basso a destra sta crescendo il vino che viene caricato. Ora ci interrompiamo il caricamento, tanto serve giusto per farvi vedere. A questo punto prendiamo il nostro pallet, vediamo di riuscire a uscire da qua e dobbiamo portarlo al piano di sopra dove c'è l'imbottigliatrice. Per farlo, anche qui c'è un sistema molto carino, possiamo far scendere la piattaforma, caricare il nostro pallet e far salire la piattaforma. Noi possiamo salire insieme oppure possiamo anche salire a piedi da questa stanza esterna e quassù troviamo il nostro vino bello incastrato. Ecco, avevo fatto un errore, volevo salire al piano di sopra con il carrello e tutto, non si può fare, bisogna lasciare il carrello basso e sostenere un altro di questi aggeggi che ci servirà sia a prendere il vino che è salito, adesso si può alzare, come abbiamo visto prima a inizio partita, adesso lo possiamo portare indietro e andare verso l'imbottigliatrice. Ora questo è un passaggio che non ho ancora fatto, lo vediamo subito. Adesso noi stiamo portando il vino che abbiamo preso al piano di sotto, l'abbiamo fatto salire al piano di sopra con quella specie di montacarichi. Ora dovremo portarlo in questa macchina, vediamo come funziona. Più delle volte dobbiamo lasciare, stiamo al punto di produzione, proviamo, qui possiamo scegliere cosa fare, chiaramente qui abbiamo del vino, si può fare in casso o in pallet, proviamo in casse. Adesso la macchina è attiva. E dovrebbero uscire delle bottiglie.
forse però la velocità è troppo bassa, vediamo se riusciamo a aumentare un po' la velocità, giusto per vedere, eccola qua. Vedete, stanno uscendo bottiglie di vino, che questa è gli mette il tappo, poi probabilmente vengono create delle casse. Ora nel frattempo volevo vedere se riesco a capire come ho scaricato il vino qui, che già non me lo ricordo. Regola, dovrebbe bastare portarlo qui dove c'è il trigger. Ah, infatti vedete, adesso il vino sta scaricando. Anzi, i pallet direi che sono già belli che vuoti. Infatti vedete, i pallet sono a 0. Ecco qui che stanno arrivando le casse di vino. Proviamo anche a fare il vino in pallet, cambiamo la modalità del punto di produzione, interrompiamo il vino in casse e apriamo il vino in pallet. Vediamo cosa succede. Queste casse si possono prendere a mano, direi, sì, infatti. Allora, questi barili si possono rimandare di sotto perché serviranno a caricare altro succo d'uva per essere poi portato a maturare. Si mettono qui, si abbassa il carrello in modo da poterlo togliere, si viene indietro e si manda di sotto la piattaforma inferiore. Vedete che sta scendendo, sotto avremo l'altro carrello, ce lo prendiamo, adesso sono scivolato giù, ce lo prendiamo e andiamo a riportare i barili dove esce il succo d'uva. Qui siamo tornati di sopra, volevo vedere i pallet. Allora, qui stanno uscendo le bottiglie. Ah, però forse abbiamo finito il vino, quindi non vedremo i pallet. E comunque niente, a questo punto queste bottiglie cosa ci facciamo? Senza portarle giù a piedi, qui abbiamo un'altra piattaforma dove qui si può appunto mettere dei pallet. Adesso ci mettiamo le casse, giusto per chiudere questo vino in bellezza, vino che ci farà, ripeto, guadagnare molto molto poco. Lo possiamo metto giù un paio di casse e basta, giusto per rapidità, che mi sa che il video è già venuto molto molto lungo, ma spero abbiate usato i capitoli per skippare i tempi morti e abbiate visto le cose che vi interessava vedere. A questo punto c'è spazio anche per noi qui sopra. Montiamo sulla piattaforma e da qualche parte c'è un bottone per farla scendere. Qui dentro, piattaforma inferiore. Adesso noi possiamo mettere queste... Vi faccio vedere proprio l'ultimissima cosa, perché queste casse possono essere messe sul nostro rimorchio, ce le andiamo a vendere, tanto il vino, ripeto, ha un tempo di vendita molto buono. Oppure qui c'è l'ennesimo storage, dove possiamo mettere, lo storage del vigneto, 250 pezzi, che sono sia casse che pallet. Quindi io posso mettere qua dentro, se per esempio non ho il rimorchio subito a portata di mano, posso mettere qua dentro, vedete, porto le mie casse e anche i miei pallet che vengono ordinatamente impilati in questa zona, in modo che io poi possa andarli a vendere quando mi pare più avanti, in maniera tutto completamente ordinato. L'unico problema di questi carrelli manuali che abbiamo visto, molto molto utili per spostare i pallet, però possono alzare i pallet poco e quindi non riescono a metterli su un pianale come questo, e quindi bisogna per forza dotarsi, per poi dopo caricare il pianale, di una forca anche piccola, perché il peso comunque è limitato, dove io posso prendere il pallet di vino o le mie casse messe su un pallet, alzarlo e portarlo nel pianale per poi dopo andarlo a vendere.
Bene, in gioco sono arrivato quasi mezzogiorno, siamo partiti alle 9:30 mi pare, a vedere come poteva funzionare le varie caratteristiche della Hoff Bergman, giocando appunto a velocità 1, poi abbiamo velocizzato all'ultimo solo per far uscire le casse di vino che volevamo vedere. Le cose da fare sono veramente tante e non ve le ho neanche dette tutte. C'è l'allevamento intensivo di maiali, per esempio, con un altro mixer che consente di fare cibo per maiali, molto più comodo da utilizzare, e ci sono mille altre cose. Possiamo usare i mulini, insomma mille cose. Spero vi sia interessato a vedere questa giornata tipo, spero che questo sia stato anche un modo per farvi vedere le potenzialità, alcune delle potenzialità della mappa, senza passare su tanti piccoli video frazionati azione per azione. Spero di non essere stato troppo confuso. Le cose che non abbiamo risolto, tipo il burro, se qualcuno trova la soluzione la scriva nei commenti, come accade spesso ormai su questo canale. Vi ringrazio e ci vedremo poi in un prossimo video. Buona giornata.